Il primo volo di questo 2025 ci ha portato in Andalusia, una regione straordinaria della Spagna dove il cielo terso, la primavera anticipata e il verde brillante della natura ci hanno subito conquistati. In questo viaggio di 5 giorni cercheremo di raccontarvi il vero cuore di questo territorio, con i suoi paesaggi meravigliosi, il cibo tipico e i borghi pieni di storia. Speriamo che l'itinerario che stiamo per raccontarvi possa esservi di ispirazione. Noi, tappa dopo tappa, ci siamo innamorati sempre un pochino di più di questa zona speciale e della sua atmosfera informale e allegra. Dopo un volo di 2 ore e mezza da Bergamo arriviamo a Siviglia. Ryanair ormai dovrebbe farci azionisti di maggioranza per quante volte abbiamo volato con loro. L'aeroporto è piccolo e l'area autonoleggio comodissima. Ci aspetta il viaggio verso Cordova. There is a life I lead in this city. Il check-in nel nostro alloggio è già disponibile, quindi come prima cosa ci dirigiamo lì. L'appartamento è grande e luminoso e poi si trova all'interno di una tipica abitazione di Cordoba. Pensate che a maggio si svolge anche una manifestazione dedicata ai cortili della città, in cui è possibile visitare anche quelli privati e inaccessibili. Non trovate che sia bellissimo questo tipo di casa? Lasciati gli zaini, ci incamminiamo subito per le strade del centro, decorate con alberi carichi di arance amare, una caratteristica iconica di questa regione. Il profumo poi è così piacevole. Il cielo è azzurro, ci sono 18 gradi e non sembra assolutamente febbraio. Ci troviamo in Plaza de Capuchinos, con le sue case tutte bianche e la scalinata che dà accesso alla chiesa. Con il selciato antico e le lanterne, questo scorcio è per noi uno dei più suggestivi della città e nonostante questo, forse uno dei meno visitati. È già ora di pranzo e decidiamo di fermarci in un locale storico. Per questo primo pranzo abbiamo scelto solo cose tipiche, non chiedetemi il nome spagnolo perché non sono tanto brava a pronunciarlo, però sono melanzane fritte con il miele e sono un piatto tipico qui di Cordoba e ve lo consiglio assolutamente perché sono fantastiche. Paolo invece ha preso il flamenquín, che è una cotoletta di maiale con dentro il prosciutto, il tutto arrotolato e fritto. Tutte cose fritte e leggerine, insomma. Tra l'altro potevo scegliere tra una mezza porzione e una porzione intera. Io ho detto, dato che è l'unico piatto che prendo, scelgo la porzione intera. È arrivata questa cosa enorme, potevo prendere la mezza porzione. Cercando poi di smaltire il pasto, giriamo per le strette vie del centro, che sono anche super colorate. Rua de las Flores, ad esempio, termina proprio di fronte al campanile della cattedrale, creando il perfetto punto fotografico. Dato che domenica avevamo paura di trovare un sacco di persone, abbiamo prenotato da casa i biglietti sia per la meschita, che secondo me è la cosa più straordinaria da vedere a Cordova, e anche la salita sulla torre campanaria. Forse vi può tornare utile sapere che il biglietto per la meschita costa 13 euro a testa, mentre quello per il campanile è solo 3 euro. Prima di accedere alle strutture però facciamo un giro di fianco alle mura esterne, dove troviamo decorazioni, portali e moltissimi dettagli che non vanno trascurati. Raccontano tutti qualcosa di antichissimo, un intreccio di storie e tradizioni differenti tra loro ma ugualmente affascinanti. Mangiamo un gelato per ricaricarci per la salita. La torre dell'Alminar è con i suoi 57 metri la struttura più alta di Cordoba. Originariamente costruita nel X secolo come minareto, è stata poi rimodellata a campanile rinascimentale e barocco quando la meschita è diventata una cattedrale. Ci sono diversi pianerottoli da cui potersi affacciare, ma è arrivati in cima ai 203 gradini che il panorama diventa veramente spettacolare, a 360 gradi sul quartiere antico. Tornati a terra, giriamo per un attimo tra gli alberi di arance del cortile, per poi accedere alla meschita. Questo gioiello architettonico è un simbolo dell'incontro tra culture diverse. Nata come moschea nell'VIII secolo, è stata poi convertita in una chiesa cattolica. Al suo interno infatti si trovano elementi tipici dell'architettura islamica e di arte rinascimentale. Il contrasto è impressionante. Ma quello che non può di certo lasciare indifferenti sono le colonne di marmo e granito, sormontate da archi rossi e bianchi a doppia altezza. Questo dettaglio la rende senza dubbio inconfondibile, atipica e bellissima. Prendetevi il vostro tempo per esplorarla perché è molto estesa e ricca di angoli da scoprire. Il sole che entra dalle vetrate colorate ci regala gli arcobaleni. Uscendo facciamo una passeggiata sul ponte romano che attraversa il Guadalquivir, immenso con le sue 16 arcate. Questo lato di città è più moderna e più residenziale, sicuramente diversa dagli stretti vicoli dell'ex quartiere ebraico. Siamo dovuti rientrare un attimo in camera per concludere un progetto, ma direi che in questo ambiente non è niente male lavorare.
Quando viene sera facciamo un'ultima camminata per il quartiere di Santa Marina, in cui dormiamo, prima di riposarci in vista di domani. Oggi dobbiamo già salutare Cordoba, abbiamo avuto meno di una giornata da dedicarle purtroppo, ma ci ha lasciato proprio delle belle sensazioni. La destinazione di oggi sono i Pueblos Blancos, i villaggi bianchi. Piccolo appunto, partendo da Cordoba, se avete un altro paio di giorni da dedicare all'Andalusia, vi consigliamo di fare 3 tappe aggiuntive, posti che noi abbiamo visitato in un viaggio di qualche anno fa. Torcal de Antequera, un parco naturale caratterizzato da formazioni rocciose assurde, con impronte di fossili e un paesaggio surreale. Sembra di essere su un altro pianeta mentre lo si esplora. A brevissima distanza si trova l'ingresso al Caminito del Rei, trekking che per anni è stato definito il più pericoloso al mondo. Ora è stato messo in sicurezza e si cammina all'interno di un canyon su passerelle di legno strapiombo sul nulla, un'esperienza sicuramente da fare. E in ultimo non potete perdervi Ronda, il più grande di tutti i Pueblos Blancos, una cittadina vivace arroccata su una rupe e divisa a metà da una profonda spaccatura chiamata il Tajo, che separa la città nuova, risalente al XV secolo circa, dalla città vecchia in stile moresco. Dopo circa 2 ore di macchina siamo arrivati al primo dei Pueblos Blancos, che sono dei paesini qui in Andalusia che vedremo tra oggi e domani. È stato difficilissimo scegliere in quale fermarsi. Questo è Setenil de las Bodegas ed è uno dei più particolari perché ha tutte le case costruite direttamente dentro alle rocce. Setenil, per tutte le sue caratteristiche, è stata una delle nostre prime scelte quando stavamo programmando l'itinerario. Impossibile non passare da qui per scoprire un luogo così unico. Un susseguirsi di discese e salite, un ruscello che taglia il paese in due e case imbiancate a calce costruite a forma di anfiteatro, aggrappate ai lati della montagna. Calle Cuevas del Sol e Calle Cuevas de la Sombra sono le 2 strade più fotografate del borgo. Qui la roccia crea un tetto naturale sopra di noi e da secoli dà riparo agli abitanti. Ci fermiamo in una delle botteghe per pranzo. Assaggiamo una baguette con jamon serrano. Se vi piacciono i salumi, questo è proprio di un'altra categoria. Ci siamo lasciati un ultimo posto da vedere prima di rimetterci in strada, il Mirador del Carmen, sicuramente il punto panoramico migliore del centro. Dopo una mezz'ora di auto, eccoci ad Olvera, altro pueblo meno frequentato ma con un fascino indiscutibile. Accanto alla piazzetta del municipio parte una lunga e ampia scalinata che porta alla zona più alta del paese, dove si trovano il castello e la cattedrale. La chiesa era purtroppo chiusa, ma all'ufficio informazioni abbiamo acquistato il biglietto per la fortezza. Siamo a pochi chilometri da Setenil, ma il paesaggio è completamente diverso. Se là le case erano tutte scavate nella roccia, qui invece sono costruite in cima ad una collinetta. Ora stiamo visitando il castello, che è la parte più alta di tutto il paese, e il biglietto costa solo 2 euro. Situato su uno sperone roccioso a 623 metri sul livello del mare, la vista panoramica sulla Sierra de Cádiz è magnifica. Poi con questa giornata riusciamo a vedere veramente in lontananza. Questa regione ci era già piaciuta nel nostro precedente viaggio, ma ora ci ha definitivamente conquistati. Ultima fermata di oggi, la Sierra de Grazalema. Questo parco naturale, per la sua posizione, è a quanto pare il luogo più piovoso dell'intera Spagna, e questo ci fa capire come mai sia così verde. Dormiremo proprio immersi nel parco, in una struttura che si raggiunge con una sterrata di un paio di chilometri. La casa è circondata dagli alberi, gli unici suoni che sentiamo sono quelli del vento e degli animali, è un paradiso.
Ci rilassiamo sulle sdraio e aspettiamo il tramonto per poi andare a cena. Il menù è fisso, ma cambia ogni sera in base ai prodotti freschi di loro produzione. Di primo c'è una crema di porri con jamon serrano sopra croccante, che sembra fantastica. Di secondo avevamo una doppia scelta, così Paolo ha preso il maiale in salsa di vino rosso, mentre io il pisto con l'uovo, piatto tipico che assomiglia a una ratatouille di verdure, entrambi sono buonissimi. Ora felici e soddisfatti andiamo a riposare. Se avessimo avuto un giorno in più da dedicare al viaggio sicuramente ci saremmo fermati qui perché è un posto meraviglioso. In più dalla struttura partono un sacco di sentieri che attraversano il parco naturale, è veramente un'oasi. Siamo felici di aver scoperto questo posto. Prima di andare a fare colazione, un veloce passaggio per salutare le pecorelle, nostre vicine di casa, e per ammirare i grifoni che stanno volando sopra di noi. Sono molto comuni in queste zone e assomigliano in tutto e per tutto a dei condor. Il tempo sembra scorrere un po' più lento qui. Ci godiamo in questa pace una buona colazione, prima di riprendere il nostro viaggio. So che ve lo diciamo spesso, ma la libertà di esplorazione che ti dà noleggiare una macchina in un nuovo paese è impagabile. Per questo gli on the road sono il nostro modo preferito di viaggiare e c'è qualcuno che ci aiuta da sempre nell'organizzazione dei nostri itinerari. Noi da anni per tutte le nostre prenotazioni utilizziamo Discover Cars e non abbiamo mai avuto un problema. Su Discover Cars potete confrontare tantissime agenzie di noleggio, scegliere quella che più fa il caso vostro, ovviamente sempre con l'offerta migliore. E dato che in passato abbiamo utilizzato anche altri siti competitor, possiamo dirvi che Discover Cars è molto più intuitivo, ha più filtri e ha prezzi molto competitivi. Azzorre, Giappone, Bosnia-Herzegovina, Puglia e Sicilia sono solo alcune delle località che abbiamo prenotato tramite il loro sito e siamo felici che ci abbiano chiesto di collaborare perché sappiamo quanto siano affidabili. Speriamo che il nostro consiglio vi sia utile e soprattutto che vi faciliti nell'organizzazione della vostra prossima avventura. Cliccando sul link che trovate in descrizione e fissato nel primo commento avrete automaticamente un piccolo sconto sul costo totale del noleggio. Grazie! Ora continuiamo con il nostro on the road in Andalusia. Attraversiamo tutto il parco naturale, ci sono piantagioni di ulivi, incontriamo tante mucche, tori e pecore. Lo scenario cambia pian piano, mentre ci avviciniamo sempre più alla costa. Siamo arrivati a Tarifa, cambio di panorama direi abbastanza importante. Quello che vedete in lontananza alle mie spalle è il Marocco. Infatti tra Tarifa e Tangeri ci sono solo 31 km e un'ora di traghetto. Abbiamo visto che in città organizzano un sacco di gite anche in giornata per andare appunto a visitare Tangeri e il Marocco in generale. In questo momento siamo in una spiaggia che divide perfettamente il Mar Mediterraneo dall'oceano. Tarifa, non a caso, è soprannominata la città del vento, si affaccia proprio sullo stretto di Gibilterra ed è uno dei punti più ventosi d'Europa. Non ci ha stupito quindi vedere un sacco di persone che stavano praticando kitesurf e windsurf. Facciamo un pranzo veloce a base di tapas vicino al porto prima di fare un giro nel centro storico. Anche qui le caratteristiche case bianche con dettagli colorati sono le vere protagoniste, con forti influenze arabe nelle strutture, nella gastronomia e nella cultura. Passeggiando per Tarifa abbiamo trovato totalmente a caso questa pasticceria forno aperta dal 1910 che fa un sacco di dolcini tipici della città. Noi abbiamo preso un librito de crema che è a forma di libro ovviamente con dentro la crema. Ora lo assaggio. Ne avrei mangiati volentieri 2. Salutiamo Tarifa e andiamo verso un'area più naturale, percorrendo la strada che porta alla spiaggia di Punta Paloma. Qui la sabbia delle dune ha invaso la carreggiata e per un breve tratto molto scenografico sembra di essere nel deserto.
Il verde delle colline, l'oro della sabbia e il blu del cielo ci accompagnano fino a Playa de Bologna, una delle spiagge più belle e selvagge della Costa della Luz. La sua duna alta 30 metri è una delle meraviglie naturali più famose di tutta la regione. Facciamo anche un incontro simpatico, alcuni piovanelli tridattili che corrono velocissimi sul bagnosciuga, quanto sono buffi. Dobbiamo ringraziare Zoo Sparkle per il nome esatto di questi uccellini così curiosi. Oggi abbiamo guidato tanto e attraversato posti pazzeschi. Ci dispiace non essere riusciti a farvi vedere di più, ma la mancanza di piazzole di sosta dove fermarci ci ha impedito di fare più riprese e in più, in tutta quest'area, è vietato volare con il drone. Playa del Palmar, dove siamo ora, è l'unico angolino di costa in cui possiamo alzarlo e quindi eccoci pronti per condividere con voi il tramonto. Questi chilometri di spiaggia dorata che abbiamo quasi solo per noi sono un sogno. Stasera dormiremo a Vejer della Frontera. A volte siamo noi a scovare un luogo, mentre in altre occasioni è il posto a trovare noi. Siamo capitati in questo borgo quasi a caso, perché abbiamo trovato qui un ottimo B&B. Non ci aspettavamo però questa vista dalla finestra. Domani mattina sicuramente faremo 2 passi per il centro. Ci svegliamo all'alba, nell'ultimo pueblo di questa avventura. Anche oggi una splendida giornata di sole, non c'è ancora in giro nessuno, anche se non è così presto. La piazza centrale è davvero bella e ha un lato che affaccia sulle colline. La fontana, tutta ricoperta di maioliche colorate, spicca moltissimo in un ambiente per lo più bianco. Per certi versi, soprattutto per gli scorci tra i vicoli, ci ha ricordato un po' Ostuni. Una bella scoperta comunque. Anche se ci siamo fermati poco, quello che abbiamo visto ci è piaciuto parecchio. Ora però ci aspetta una città straordinaria, che è stata il punto di partenza di questo itinerario e che sarà anche la nostra ultima tappa. Arrivati a Siviglia, lasciamo la macchina in un parcheggio super comodo lungo il fiume Guadalquivir. Attraversiamo il ponte di Triana per raggiungere questa prima zona da esplorare. Quartiere di marinai, gitani e artigiani, Triana ha una forte identità indipendente. Si dice che proprio qui sia nato il flamenco. Altra caratteristica peculiare sono i suoi centri di ceramica. Lungo le vie incontrerete tanti negozi e produzioni artigianali, così come vi imbatterete in case che sono veri e propri gioielli. Si potrebbe passare la giornata solo ad ammirare le facciate dei palazzi e le loro decorazioni. È già ora di pranzo e ci fermiamo in un posto davvero tipico. Siamo arrivati a Siviglia, primo pensiero, il pranzo. Siamo al mercato di Triana, abbiamo preso io una paella perché non l'avevo ancora assaggiata in questo viaggio e invece Paolo un bocadillo con jamon. Pensate che all'interno del mercato, oltre a provare diversi prodotti locali, potreste anche assistere a rappresentazioni di flamenco. C'è infatti un teatro molto intimo con solo 28 posti a sedere. Andiamo verso il cuore storico della città sulla riva orientale del fiume. È ora di fare il check-in. Non so come sia successo, ma ci hanno dato la stanza all'ultimo piano dell'hotel. Nella prenotazione non era menzionato nulla, invece abbiamo questo mega terrazzo con una vista fantastica sul centro città. Sistemiamo un attimo gli zaini per poi ripartire subito, c'è ancora molto da fare. Passando per Plaza de San Francisco, arriviamo davanti alla cattedrale, un'opera dichiarata patrimonio UNESCO per la sua importanza artistica e culturale. È la cattedrale gotica più grande al mondo e la terza chiesa più grande d'Europa dopo San Pietro a Roma e St. Paul a Londra. Ma dobbiamo presto salutarla perché abbiamo un ingresso prenotato. Ci mettiamo in coda davanti alla Porta del Leone per accedere al Real Alcázar, fortezza moresca, sempre patrimonio UNESCO, dove qualche anno fa sono state girate alcune scene del Trono di Spade. Sicuramente qualcuno riconoscerà questi ambienti.
uno dei palazzi reali ancora in attività più antichi del mondo. Pensate che il nucleo arabo risale all'8° secolo ed è un mix di stili architettonici diversissimi tra loro, da quello arabo a quello gotico, ed è immenso. Direi almeno un paio d'ore per visitarlo con calma. Passiamo da sale interne decorate con motivi geometrici islamici, cupole d'oro e arcate che ci ricordano tanto i palazzi di Marrakesh. Ci sono cortili realizzati stile mudéjar con una lunga piscina al centro. Ogni stanza ha la sua estetica, si passa in fretta ad ammirare azulejos o immensi arazzi cartografici. Quando usciamo nei giardini ci troviamo immersi in piante da frutto e profumo di primavera. Ci sono fontane e panchine su cui potersi rilassare al sole caldo di febbraio. E non solo, anche un labirinto da cui per fortuna siamo riusciti ad uscire. Pensare che questa è tuttora la casa dei reali di Spagna quando sono in visita a Siviglia è abbastanza scioccante. Quando usciamo passiamo da Plaza del Cabildo, piccolo angolo nascosto e tranquillo di Siviglia. Una piazza chiusa a semicerchio, decorata con archi e affreschi e che ospita diversi negoziati di antiquariato. Ma per quanto Plaza del Cabildo sia particolare, stiamo per vedere un posto che secondo noi potrebbe battere tutti gli altri per unicità. Piazza di Spagna è semplicemente spettacolare, un vero capolavoro. Forse la piazza più particolare che abbiamo mai visto nella nostra vita. Sapevamo che si poteva noleggiare la barchetta per viaggiare sul canale che c'è qui all'interno della piazza, ma sinceramente non ce l'aspettavamo così grande. L'impatto iniziale quando entri dal viale è davvero forte. Le prime cose che saltano all'occhio sono sicuramente le 2 torri, all'estremità dell'edificio semicircolare che delimita la piazza. Poi ci sono le balaustre in ceramica e le panchine ricoperte di azulejos, una per ogni provincia spagnola. Il canale, lungo più di 500 metri, è navigabile con piccole barchette a remi. Per ammirare tutto questo nella sua interezza raggiungiamo uno dei balconi al primo piano della struttura principale. Una meraviglia, non credete? Se questi portici vi ricordano qualcosa è perché qui sono state girate alcune scene di Star Wars, l'attacco dei cloni. Stiamo camminando su Naboo. Non troviamo Padmé e Anakin ad aspettarci, ma un gruppo di ragazzi che sta suonando e ballando il flamenco. È uno spettacolo coinvolgente e molto emozionante. È la prima volta che assistiamo dal vivo a questa arte così bella. Mentre il sole scende, attraversiamo il Parque de María Luisa, per poi passeggiare lungo il Guadalquivir e tornare verso il centro. Quando arriviamo alla cattedrale, il cielo si è colorato di rosa. La Giralda, con i suoi 104 metri di altezza, spicca contro i colori pastello del tramonto. È una costruzione incredibile, questa luce la rende ancora più bella se possibile. La giornata è stata lunga, per cena andiamo al Patio San Eloy, un locale caratteristico dove provare una grande varietà di tapas, piatti andalusi e montaditos, economico e con un'atmosfera allegra e informale che a noi piace tanto, ve lo consigliamo. Il tramonto di ieri è stato bellissimo, ma anche l'alba non è da meno. Ultimo giorno qui. Per concludere come si deve il nostro viaggio, ci concediamo una colazione non proprio leggera, a base di churros e cioccolata. E sì, se ve lo state chiedendo, il piatto di churros che abbiamo davanti è la porzione per una persona. Costo 2,50 €. Sono fatti al momento e sono troppo buoni. Facciamo una passeggiata per il barrio Alfalfa, prima di andare verso l'ultimo spot di oggi. Il Metropol Parasol è una delle strutture più moderne e sorprendenti di Siviglia. Conosciuta anche come Las Setas, letteralmente i funghi, dato che ne ricordano la forma, è costruita quasi totalmente in legno ed è stata inaugurata nel 2011. Non è piaciuta a tutti i sivigliani, come potrete immaginare, ma ad oggi è uno dei punti di interesse più fotografati e frequentati dai turisti. È singolare e contrasta con l'architettura tradizionale della città, ma proprio per questo merita di essere vista. Noi ora ci fermiamo per un ultimo pranzo prima di andare in aeroporto e nel mentre vi salutiamo. Grazie per essere stati con noi anche questa volta, speriamo che l'itinerario vi sia piaciuto. Come sempre vi leggiamo nei commenti, aspettiamo le vostre impressioni su questa Andalusia e non dimenticate lo sconto di Discover Cars, il link è nel primo commento.
Qui a destra trovate il video del nostro viaggio a Marrakech. Se vi è piaciuta l'architettura araba qui in Andalusia, senza dubbio amerete quella di Marrakech. Grazie, vi abbracciamo, ci vediamo presto. Ciao! Ciao!